Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo ad approfondire la prima linea dell'oroscopo generale del prossimo semestre. È un video che è già uscito, lo trovate nella playlist del canale nella sezione degli oroscopi annuali e vi ricordo che le letture sono generali, può essere che non risuoni tutto, voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuonasse proprio nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video che trovate nella playlist, che è una guida, e sempre non nella playlist, scusate, nella descrizione del video, ed è una guida, e trovate anche il mio indirizzo email che comunque lo vedete qui. Bene, allora partiamo con un 8 di spade, un 3 di bastoni, un 3 di coppe, un cavaliere di spade e un 8 di pentacoli. Dunque ragazzi, l'otto di spade è una carta che indica normalmente una certa pesantezza a livello mentale, a livello di percezione delle cose. È come se foste in un mood, in una vibrazione di pensiero negativo con questa carta, o perlomeno questo è quello che avete, diciamo, assorbito. Ehm, Però vedendo poi anche questo 3 di coppe e 3 di bastoni, ho come la sensazione che abbiate bisogno di espandere la vostra mente, espandere le vostre relazioni, le vostre conoscenze, i vostri scambi interculturali. È come se per uscire o per rendervi conto, perché ho la sensazione che molte persone non si rendano conto effettivamente di quanto siano negative, è come se aveste bisogno di raffrontarvi con altre persone e diciamo uscire dalla vostra zona di comfort a livello di conoscenze, amici, piuttosto che vedere sempre gli stessi familiari. Tre di Coppa è una carta che parla proprio di amicizie, di festeggiamenti, di persone che si riuniscono. È anche una carta che parla di parentela, diciamo, non proprio stretta, un po' più lontana se vogliamo. E qui è un po' come decidere, voler, avere l'intenzione di uscire, perché tenete presente che iniziate, scusate, con un 8 di spade e finite con un 8 di coppe, sono due 8. Sono due carte che comunque, a livello numerologico intendo, hanno la stessa energia. Quindi è un po' la sfida di questo periodo, ho proprio questa sensazione che sarà di guardarvi dentro. Grazie a queste nuove conoscenze, a questa espansione, nuovi corsi, nuovi interessi che andrete a espandere, avrete la possibilità di guardarvi dentro e di uscire da questa sorta di negatività di cui molti non sono neanche consapevoli. Però andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, così cerco di darvi delle informazioni in più. Andiamo a vedere l'otto di spade. 9 di denari, eremita e regina di spade. Interessante perché il 9 di pentacoli e l'eremita sono due carte di una persona sola, di una persona indipendente, di una persona che ha raggiunto un certo tipo, ma anche la regina di spade è comunque una regina, è una persona che ha raggiunto un certo tipo di stabilità economica, sociale, caratteriale, magari anche un certo livello di saggezza attraverso le esperienze della vita. Però la carta dell'eremita è sempre quella carta che vi invita a guardarvi al passato, a far frutto delle esperienze passate per poi riuscire ad espandersi, ad affrontare le esperienze future. C'è da dire che con la regina di spade qualche cosa bisogna tagliare, qui sento che questo tipo di attitudine
mentale, questa attitudine nel percepire la realtà intorno a voi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Fante di bastoni, 7 di bastoni e temperanza. Come se doveste ritrovare l'entusiasmo per qualcosa. Magari potrebbe essere proprio per un viaggio, qualche tipo di obiettivo che voi avevate. Però guardate, nel prossimo semestre, avendo anche la carta della temperanza, c'è proprio quello che è una fase di guarigione, una fase di, diciamo anche riabilitazione per qualcuno. Però è proprio come se ci fosse questa sorta di riequilibratura di voi, del vostro entusiasmo, della vostra determinazione. Qui bisogna tagliare questo tipo di attitudine, riscoprire un po' l'entusiasmo per la vita. Di nuovo una carta che mi parla di solitudine, perché 7 di bastoni è la carta di colui che lotta da solo contro tutti gli altri bastoni. È come se ci fosse tanta solitudine. Per qualcuno non è solitudine, ma indipendenza o voglia di fare le cose a modo vostro, ipotesi. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Più quante carte? Allora abbiamo un 5 di spade, un carro, fante di pentacoli, 4 di spade e la carta degli amanti. Sì, ripeto, il fatto di frequentare nuove persone, il fatto di confrontarvi con nuove persone, di avere diversi punti di vista, è vero che col 5 di spade potrebbe crearvi un po' di confusione mentale, ma poi c'è il carro, quindi è come il, ok, do una direzione, ho capito da che parte andare, ho capito cosa devo modificare, ho capito che tipo di comportamento o di percezione della realtà devo cambiare, devo aggiustare, ok? E qui inizia, guardate, per qualcuno vi dirò che potrebbe anche esserci un nuovo percorso di studi, o appunto un viaggio nella seconda parte del 2023. Per qualcun altro potrebbe essere, non sento che sia proprio un progetto, ma magari un corso condiviso, un nuovo tipo di hobby, ehm, condiviso con amici, appunto, o se per caso inizierete, avete già intenzione di iniziare un nuovo corso, un nuovo tipo di hobby, può essere che con questo 3 di coppe ci sia proprio quello che è l'amicizia, la conoscenza di una persona esterna all'interno di questo corso che vi darà la possibilità di avviarvi di nuovo verso la guarigione, verso l'equilibrio, ok? Queste due carte sono due carte che parlano di guarigione, di prendersi un momento per recuperarsi, nello specifico con il 4 di spade da un punto psico-emotivo più che fisico. Sì, anche fisico, però è un po' come perché è proprio quella carta che vi dice di andare in un luogo sacro, c'è la chiesa. Per quello che sento che molti inizieranno un corso di studio, un corso di magari meditazione, piuttosto che di, non lo so, qualche terapia alternativa. Però che cosa succede? Che per andare in questo luogo sacro bisogna spostarsi, ok? Bisogna muoversi e andare tipo in ritiro spirituale. Adesso io vi ho detto l'interpretazione della carta, ok? Poi ognuno di voi lo applica alla propria realtà. Però comunque c'è anche la carta degli amanti, quindi è come se doveste imparare l'equilibrio, l'armonia. L'equilibrio anche, perché è quello che mi dice anche la temperanza. Guardate, è una cosa che mi è capitato poco tempo fa di consigliare a una persona con cui parlavo. Quando vi viene in mente un lato negativo inerente a una situazione, a una persona, o quando semplicemente vi sgridate, quindi quando c'è questa attitudine a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, fate un gioco, datevi subito un motivo positivo, quindi contrastate subito quella negatività che state percependo e riportate le cose in equilibrio. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade.
4 di bastoni e 7 di spade. Ragazzi, qui ho come la sensazione che andrete dritto verso qualche questione poco chiara. Può essere qualche questione... Guardate, in realtà ho come la sensazione che sia qualche bugia che vi siete raccontati a livello di lealtà nei confronti di qualcuno. O quanto voi dovevate essere leali nei confronti di X persone, X lavoro, X progetto. È come se cambiassero degli equilibri. E vi dirò che potrebbe essere questo viaggio interno anche utile per riuscire a navigare la vostra instabilità quotidiana. Cioè, durante la vita di tutti i giorni ci sono delle cose che ci fanno magari rallegrare e delle cose invece che magari ci fanno dispiacere. Tipo, non lo so, ve la butto lì, la bolletta della luce che arriva molto più alta di quello che si pensava. Quella, diciamo, è una brutta notizia e ci può andare un po' giù di morale, no? E per esempio, se ci sono altre notizie, non lo so, vostro figlio prende un buon voto a scuola, è una cosa che magari può rallegrare. Quindi in quel senso instabilità, cioè nel senso che ci sono ehm, parecchi movimenti, vi posso dire, anche perché comunque c'è un 5 di spade, c'è questa carta che comunque parla un po' di lotta, spostamenti, viaggi, movimenti ce n'è, e, però è un po' come se, appunto, toglietevi da questa idea negativa del è sempre tutto un disastro e cercate di trovare un controbilanciamento a quelle che sono le instabilità della vita, cioè qui con i 7 di spade al contrario è come se venissero fuori delle proiezioni sullo stile di vita che state conducendo o avete sempre condotto e su come voi vedete questo stile di vita o su come voi vorreste vivere la vostra vita. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Forza al contrario e 6 di bastoni al contrario. Guardate, sento che è l'avvio ad un processo. Probabilmente prima dovrete entrare in questo nuovo cerchio di amicizie, corso, tipo di confronto in questa zona della lettura per poi iniziare con questo 8 di coppe a fare un reale viaggio introspettivo, anche se poi in realtà siete già in questo viaggio, perché comunque avete l'eremita, ma c'è proprio una questione in particolare legata al vostro modo di percepire le cose che dovete prendervi il tempo di analizzare. Magari anche in eremitaggio, fatevi un fine settimana in montagna, fatevi un pomeriggio in un prato da soli, senza telefono, semplicemente a riflettere su certe questioni della vostra vita. mm? Perché ho come la sensazione che vi manchi un po' il coraggio di affrontare voi stessi, di affrontare quello che è la realtà. Sette di spade molte volte parla anche di proiezioni, di bugie che ci autoraccontiamo, anche di una sorta di avidità, molte volte. Mm. Va bene ragazzi, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine. Oh, questa si è girata. La teniamo qui per dopo, poi ne estraggo un'altra dei guerrieri di luce. Allora, intanto voglio farvi sapere che sto proponendo un percorso di crescita personale che è basato sulle credenze limitanti, ovvero quello che voglio fare io è far sì che possiate, diciamo, riconoscere quali sono le vostre credenze limitanti di base, che appunto, chiamandosi credenze limitanti, vi limitano nell'evoluzione della vostra anima, nell'evoluzione della vostra vita. Vi insegno poi anche a come cambiare queste credenze limitanti in modo che possiate creare il tipo di realtà che voi volete creare, insomma. Ci sono molte volte dei lavori di manifestazione che vanno avanti per mesi, magari anche anni, e quella cosa, quella situazione, quella persona non si manifestano e non capiamo perché. Ecco, il motivo è perché magari all'interno del subconscio di quella persona c'è una credenza che impedisce a quella persona di ricevere magari l'amore, piuttosto che il lavoro dei propri sogni, piuttosto che un figlio, piuttosto che
non lo so, quella casa fantastica che sognate tanto con l'orto, il prato, il bosco, la montagna vicina, insomma, quello che è. E quindi certe volte non siamo consapevoli di come, crescendo, partendo dall'infanzia, ci siamo programmati. Ecco, con questo percorso, diciamo, ci si rende un po' consapevoli di quali sono i pensieri e del tipo di vibrazione che si sta emanando all'universo, in modo che la si possa cambiare per far sì di emanare un altro tipo di vibrazione all'universo e che le, diciamo, esperienze con la stessa vibrazione possano arrivare a noi. Quindi nel momento in cui si sta cercando di manifestare, vi faccio un'ipotesi, la casa, si tratta di capire il perché non riuscite a manifestare questa casa, ok? Quali sono le credenze che avete legate alla casa. Il percorso è un percorso in sessioni individuali, appunto, e al termine del percorso ognuno di voi è in grado di continuare questo tipo di lavoro in modo autonomo. Io quello che faccio è insegnarvi la tecnica, poi comunque il lavoro lo dovete fare voi. Se comunque siete interessati e volete saperne di più, mi potete mandare un'email e io vi mando una lettera di spiegazione. Allora, qui abbiamo musica e wow, bellissima carta, profondità nascoste. E vi metto qua l'otto di coppe che è una carta proprio di interiorizzazione. Allora, qui vi dice ragazzi che c'è qualche cosa che dovete portare alla luce. Probabilmente un segreto, probabilmente una memoria, probabilmente un ricordo, qualche cosa insomma vi dice che deve venire a galla dal vostro sé più profondo, perché facendo venire a galla quel qualche cosa si è in grado di vederlo, di riconoscerlo e di lasciarlo andare. Di conseguenza si diventa liberi. E mi casca l'occhio su questa carta che parla proprio di luce e nel caso specifico nella carta vi dice di irradiare, di rivelare la vostra propria luce al mondo esterno, ma un'altra lettura che faccio inerente a questa che è uscita è di illuminare le vostre zone d'ombra, ok? Solo accogliendo le zone d'ombra si può poi arrivare dove? Alla temperanza, all'equilibrio. E poi abbiamo musica. Ecco, questa carta fa riferimento al fatto che o nelle parole o proprio nelle note di qualche brano possa, diciamo così, suscitarvi dei ricordi, dei pensieri o semplicemente delle riflessioni ehm, che potrebbero far parte di un vostro passato e questa ve la metto vicino all'otto di spade. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli. Riflessione, ecco, l'ho appena detto. Vi dice di osservare tutti gli aspetti di voi stessi attraverso come se ci fosse uno specchio, cioè diventate osservatori di voi stessi, del modo in cui valutate e considerate le cose, le situazioni, insomma, quello che vi succede durante tutti i giorni, ok? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie dei prossimi 6 mesi. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Se vi è piaciuta la lettura potete mettere like, potete condividere. Se avete piacere invece di sostenere il canale potete comunque fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che ci sono 2 fasce di abbonamento. La prima, quella più bassa, dà diritto agli emoticon vicino ai commenti. Con la seconda fascia di prezzo, che è quella più alta, si ha accesso ai video esclusivi di crescita personale. Diciamo che tutta la sezione dei video è la mia mappa concettuale del percorso di crescita, mentre con il percorso individuale si va a lavorare una parte di tutto quello che spiego nei video, ok? Però è un discorso individuale, più specifico. Bene ragazzi, spero che possiate apprezzare tutto il mio sforzo, insomma, per aiutarvi a prendere consapevolezza, insomma, in modo differente da diversi punti di vista di quello che è il proprio percorso evolutivo. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!